we have Alison Becker for the first part of the press conference. We then change and bring the manager in straight after. We have a translator who will help us. If you could wait until the translation before asking any other questions, that'd be a great help. Vinny, do you want to go first? Buonasera a tutti, siamo in presenza di Alison per la prima parte di questa conferenza stampa. In un secondo momento arriverà il mister, c'è un interprete che ci darà una mano con la traduzione, quindi vi chiedo gentilmente di aspettare prima di porre la domanda successiva. Grazie. Arthur, please. Were you in touch with him before he made the move, and what were you saying to him? And also, how welcome have you made him feel since? What have you been doing to help him settle in, and what's it like having him around now? With Artur? Yeah. No, it was everything so quick that I only spoke with him in the day that he was coming to Liverpool, and then after that at the training ground. He is an amazing guy. You're going to see more about him when you see him on the pitch. He's a fantastic player. I'm looking forward for him to be really fit and really for him to be settled in as soon as possible. We know that it's not easy, like to changing from one country to the other. I did the same move as him, like coming from the Italian football. I know there is some differences. But in the end, the football is the same, and with his qualities and with his attitude and his desire, he can overcome to any of these small problems. And I really believe that he can bring a lot of quality to the team, and he's going to do well. Volevo chiederti di Arthur innanzitutto, hai avuto modo di parlare con Arthur prima del suo arrivo a Liverpool e che accoglienza avete riservato al centrocampista e come va, come procede il suo ambientamento? Tutto è successo molto velocemente, ho parlato con lui soltanto il giorno stesso del suo arrivo, dopo appunto il suo arrivo al centro sportivo, ma è un ottimo ragazzo, voi vedrete anche qualcosa in più una volta che lui sarà in campo, è un ottimo giocatore, non vediamo l'ora che lui sia al 100% della condizione fisica e che avrà fatto questo suo ambientamento. Noi sappiamo che non è facile quando ci si trasferisce da un paese all'altro, io lo so per bene perché ho fatto lo stesso trasferimento, se vogliamo, quindi so che ci sono delle differenze, anche se alla fine il calcio è più o meno lo stesso gioco, però lui ha tanta qualità, ha un ottimo atteggiamento, è molto voglioso e sicuramente lui sarà in grado di superare qualche piccola difficoltà che potrebbe incontrare, perché ripeto, è un giocatore di qualità. Ali, obviously in terms of form, it's just 2 league wins from 6 and just 2 clean sheets this season so far as well. How do you feel when you're not keeping as many clean sheets as you'd like? And what reasons do you see for the team not finding its most consistent form just now? We are not happy at all after the match, but we are football players. We have to deal with that, with defeat, with draws, with wins. We have to deal with everything. If we came to here at the same situation and we have won all the games, we will not be too excited about that, because we know the competition is long. The season has just begun and we have a lot of things to improve, and we stay calm and just work on the things that we have to do to improve, to get the clean sheets back and the wins back. Le statistiche, i numeri parlano di 2 vittorie su 6 partite finora con soltanto 2 clean sheet. Che ne pensi di questa statistica e quali sono i motivi dietro questo momento di difficoltà? Noi lo sappiamo, non siamo contenti in questo momento, ma siamo calciatori e quindi sappiamo che dobbiamo gestire questi risultati, che siano vittorie, pareggi o sconfitte, ma anche se avessimo vinto tutte le partite, non è che noi saremmo venuti qua con un eccesso di entusiasmo. Noi sappiamo quanto è lunga la stagione, sappiamo che la stagione è appena iniziata e dobbiamo migliorare diversi elementi. Dobbiamo anche restare calmi e sicuramente con il lavoro torneremo a fare sia clean sheet che vincere delle partite.
Dominic. Ali, obviously it's the first Champions League game of the season. Obviously the competition's been very kind to you over the last couple of years, but can you just tell us how long it took you to get over what happened against Real Madrid in June, the defeat, and how determined you are to put it right this year? I think the day after is really difficult because you are frustrated about the result. You are frustrated that you didn't get your trophy, the main goal. But in the end, as I said before, we are footballers, we are professional players. We have to deal with those kind of things. And it's really hard, but I learned that to deal with that since I am a young boy playing football. So it's part of the competition, win or lose. But as a football player, we have to give a response straight after. I went to the national team, and after the first match, I wasn't thinking anymore about the final. Questa è la prima partita, l'esordio in Champions quest'anno, una competizione dove avete avuto tanto successo in questi ultimi anni. Quanto tempo ci avete messo per mandare giù, per digerire questa sconfitta in finale contro il Real Madrid? E quanta determinazione c'è appunto per andare oltre, per vincere la competizione quest'anno? Devo ammettere che il giorno dopo, il giorno successivo alla sconfitta è stata molto difficile, ero molto frustrato per il risultato, per il fatto di non aver portato a casa il trofeo e per non aver anche avuto l'obiettivo. Però, ripeto, come ho detto poc'anzi, noi siamo dei calciatori, siamo dei professionisti, dobbiamo saper gestire, accettare queste dinamiche, anche se è difficile, ma io gestisco questi momenti da quando ho iniziato a giocare, da quando ero un giovane ragazzo. Fa parte del gioco, dello sport, che si vinca o si perda, e noi in quanto giocatori dobbiamo saper rispondere a questi momenti di difficoltà. Io sono partito poi in nazionale e già dopo la prima partita con il Brasile non ci pensavo più alla sconfitta contro il Real Madrid. Ali, when the team won the competition in 2019, a few of the players and the manager talked about the 2018 final and the disappointment motivating them. Do you think that can be the same this year, that this team can use the heartache of last year to push themselves on to go all the way this time? We can try to use that as an extra motivation, but in my opinion, we don't need that. Like being here, playing a Champions League against a big club as Napoli, we are in a really difficult group stage. Is motivation enough on that for us? We're gonna fight to go through the group stage and then start to thinking step by step. Qualche giocatore, anche il mister, dopo il trionfo nel 2019 ha parlato dell'importanza della finale persa l'anno precedente e della delusione appunto di questa finale persa nel 2018. Secondo te i giocatori adesso potete usare questa delusione contro il Real Madrid appunto come uno stimolo in più per vincere la competizione quest'anno? E potremmo cercare di sfruttare, di fare leva su questa dinamica per avere una motivazione in più, ma non credo che serva sinceramente. Noi siamo qui a giocare contro una grande squadra tale il Napoli in un girone molto difficile e credo che questo basti come motivazione. Noi dobbiamo lottare innanzitutto per passare il girone, dopodiché cercheremo di fare passo dopo passo. Antonio Pedrazzolo di Napoli Magazine. Allora, ti volevo chiedere innanzitutto se pensi che Napoli e Liverpool possano giocarsela per passare il turno, quindi essere le favorite, e poi una risposta a mister Luciano Spalletti, che ha avuto grandissime parole d'elogio nei tuoi confronti, anche in quelle di Salah, però ha detto: Alisson per me è il centravanti dei portieri, cioè uno davvero fortissimo, e lo abbraccerò con grande affetto. Lo ringrazio al mister Spalletti, è stato un piacere lavorare con lui durante una stagione a Roma. Ho cresciuto tanto lì quell'anno,
anche se volevo giocare di più, e lui lo sa questo, però ho imparato molto da lui. Siamo tutti qua nel girone, tutte le squadre hanno meritato la classifica al girone, tutti hanno le possibilità, si deve giocare in campo, noi andiamo a fare la lotta, faremo tutto il nostro meglio per andare in avanti e magari cercare di essere primi nel gruppo. Hello, a question about Napoli and Liverpool and whether you think that they could be the favourites to make it through this group stage. And I also wanted to get your thoughts on what Luciano Spalletti said in his press conference earlier on. He really waxed lyrical about you. He spoke in glowing terms too about Mohamed Salah, but he said that Alisson is almost the number 9, like the centre forward of goalkeepers. He's a top goalkeeper, and I look forward to seeing him tomorrow night. I'd like to thank the gaffer for that. I enjoyed the season I spent working with him in Roma. I improved a great deal over the course of that season, even though I'd like to have played more, and he knows that. But I learned a great deal from him. We're all here, all 4 teams in the group, and I think we all deserve to be in this group stage. And all 4 of the teams have the opportunity and the possibility to go through. So it's up to us to go out there and show what we're made of, give 100%, and hopefully we can try and go through as group winners. Thank you. Nika Khelkhishvili, Setanta Sport, Georgia. Alisson, in Napoli there is a new star in the lineup, Khvicha Kvaratskhelia, who is a big fan of your game, and he will be eager to score against you, obviously. Maybe Luciano Spalletti will give him some insights of your possible weak spots. And did you have a chance to learn his game, and are you aware what to expect from his shots? Well, we are prepared for every situation. When you play against a team, you try to learn as much as possible about the team you play against. Even if I worked before with Spalletti, this is not an advantage for myself, for knowing him or the way he thinks. And we are just prepared for all the players. I recognize the quality of all the players from Napoli, really talented players, young players as well, with desire, with passion. And I believe we're going to be a great game, and we're just gonna try to win that. That is something really difficult to do here in Napoli. Sì, buonasera, sono un giornalista dalla Georgia, volevo parlare della nuova stella del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Lui è un grande tifoso di te, cioè, ti stima molto e sicuramente ha tanta voglia di segnarti contro, e magari anche Spalletti potrebbe parlargli di qualche eventuale punto debole nel tuo gioco. Quindi hai imparato qualcosa su di lui? Che cosa ti aspetti per quanto riguarda le sue capacità nella fase di finalizzazione? Noi siamo preparati per qualunque situazione. Quando incontri una squadra cerchi di imparare un massimo di cose, anche se ho lavorato in passato con mister Spalletti, questo non vuol dire che sia un vantaggio per me il fatto di conoscerlo. Però, ripeto, io sono preparato per tutto, riconosco il valore dei giocatori del Napoli, sono giovani, talentuosi, vogliosi di fare bene, sono anche appassionati, e io penso che sarà una bella partita, cercheremo di vincere, anche se non sarà mica facile perché è sempre difficile, è un campo ostico qua a Napoli. Thank you, everyone. Thank you, grazie. Good evening. Good evening again. It will be exactly the same process and format for Jurgen Klopp as it was for Alisson Becker. We will have questions followed by the answer, and then there will be a translation. Buonasera, sarà esattamente la stessa cosa con il mister Jurgen Klopp.
così come con Alison Becker ci saranno prima le domande, dopodiché le risposte e infine la traduzione. Grazie. Vinny? Until I hear a question. Obviously, Thiago back in training and is part of the squad. How careful do you have to be with him at the moment, or is he just really ready to go? And you were waiting on Jordan Henderson's scan the last time that I spoke to you. What can you tell us about how long he's likely to be out for? Yeah, Thiago back in training. Second day today means he's ready. For how long we will see. And Hendo, yeah, we have this result of scan. Will be after international break, I think he will be back. Buonasera, innanzitutto Thiago Alcantara è tornato ad allenarsi, quanto bisogna stare attento alla sua condizione fisica o lui è già pronto per scendere in campo, e poi ci dovevi anche aggiornare sulle condizioni di Jordan Henderson, che deve fare un'ecografia, quali sono i tempi per quanto riguarda la sua ripresa. Sì, Thiago ha ripreso ad allenarsi quest'oggi, ha ripreso ad allenarsi già oggi, è il secondo giorno di allenamento, quindi lui teoricamente è pronto, per quale minutaggio non saprei dirvi in questo momento. Per quanto riguarda Jordan stiamo ancora aspettando l'esito di questa ecografia, ma tendenzialmente dovrebbe essere dopo la sosta. Obviously, we spoke briefly about Artur the other day as well. You have got him as an option, but as he makes the adjustment, does Champions League football almost suit him more than Premier League football at the moment? Just because he's used to that kind of game? No, Arthur needs it now, just football, training, especially. That's how it is. He wasn't in team training for a while at Juve, and so he needs proper team training, and that's what we are doing with him. Can he play minutes? Yes. Should he play a full game? No. Because he needs to get used to the intensity in each competition. It's not like Champions League is like you don't have to work less than in the Premier League, not at all, and especially not here. So, but he's doing well. He's really giving his absolutely all in training. We have to be careful with him as well, and then we will see from when we can use him. Ci ha parlato un po' di Arthur l'altro giorno, lui potrebbe essere un'opzione per la partita di domani o quanto deve ambientarsi ancora? Paradossalmente potrebbe essere più una chance per lui il fatto di giocare in Champions, perché magari la Champions è più abbordabile per lui rispetto alla Premier League. Arthur in questo momento ha bisogno di giocare a calcio, che sia in partita o in allenamento, e così, quindi noi l'abbiamo integrato all'allenamento di gruppo. Lui non si era allenato con la Juve in un allenamento collettivo per tanto tempo, quindi lui ha la capacità di scendere in campo per un certo minutaggio. Ha la capacità di giocare tutta la partita? No, in questo momento. Quindi sicuramente lui avrà bisogno di ambientarsi, di abituarsi a certi livelli. Non è che la Champions League sia meno intensiva rispetto alla Premier League, anzi soprattutto qua, e quindi dobbiamo stare attenti con la condizione fisica del giocatore. Buonasera Klopp, bentornato. Non è la prima volta che lei viene a Napoli e nelle 3 precedenti occasioni non le è andata benissimo. Le chiedo cosa deve fare il Liverpool affinché il risultato possa essere questa volta diverso, e poi, se posso, oggi Spalletti ci ha detto che ha messo il cappellino alla Klopp per avvicinarsi al suo mito. Se ha un pensiero anche lei per Luciano Spalletti. Grazie. 2 questions. First of all, welcome back. This is not the first time you've come to Naples, but on the 3 previous occasions it didn't go according to plan. What do Liverpool need to do to get a better result this time around? And the second question is, Luciano Spalletti wore a cap to his press conference today. He spoke about what a legend Jurgen Klopp is. What are your thoughts on that, and do you have anything to say about him? Yeah. Sure. Did I ever? No, we never won here. With Dortmund not, with Liverpool not. But I'm not sure we quite frequently qualified for the Champions League final after Napoli
was with us in the group stage. I'm not sure all the time, but maybe at least twice, if I'm right, with Dortmund could have been. And 1 year with Liverpool maybe as well. But who cares? I'm, how we say in Germany, I'm a late bloomer. I need always a little bit longer to achieve my stuff, and that means sometimes I have to try 2 times, sometimes 3 times, sometimes 4 times. In Napoli, obviously 4 times. What do we have to do? Play better than in the previous 3 games. That would be very helpful because we didn't play particularly well when we came here. And because one reason Napoli is pretty strong. Mr. Spalletti, I played years ago already when he was in Donetsk. And if I would look as great as he looks without a cap, I would not wear it constantly because it would not be necessary. So, but no, he's a real great of the game as well. Worked all over the world, very successful. You always can see his stamp on a team. It's always clear who is the coach, and I respect that a lot. And yeah, looking forward to see him tomorrow. Non so se abbiamo sempre perso quasi, forse sì, effettivamente sia col Dortmund che il Liverpool, ma se non sbaglio qualche volta quando ci siamo trovati nello stesso girone con il Napoli, poi siamo arrivati in finale di Champions League, magari non sempre, ma almeno 2 volte, se non sbaglio, una volta col Dortmund, una volta col Liverpool, ma poco importa. Io sono qualcuno che tendo a fiorire un po' più tardi, ho una maturazione un po' ritardata da questo punto di vista, nel senso che ci metto un po' più di tempo per giustamente per riempire questi obiettivi, magari sì, le ultime, magari ci metto 2, 3, 4 volte per far sì che le cose possano andare bene, magari questa sarà la volta buona, la quarta. Sicuramente dobbiamo giocare meglio rispetto alle 3 partite precedenti, perché sinceramente non abbiamo giocato molto bene, anche perché il Napoli è molto forte. Per quanto riguarda Mister Spalletti, io l'ho incontrato in passato ai tempi dello Zenit e sinceramente io credo che se io avessi il suo fisico, il suo aspetto alla sua età, io non sentirei il bisogno di mettere il cappellino, perché secondo me lui è in formissima, è un allenatore che ha lavorato in tutto il mondo, si vede subito l'identità delle sue squadre, perché è sempre molto chiara, e quindi ho tanto rispetto per Luciano Spalletti, non vedo l'ora di incontrarlo domani sul campo. Yeah, I just wanted to ask about Curtis and Fabio Carvalho. I don't think either of them have travelled. What's the latest with those 2? Yeah, Curtis had when he was out previously, he had a stress reaction in a specific bone around the tibia, and was absolutely fine. No problem anymore. Trained twice, felt it again. And it's not as bad as the first time, but it's bad enough to not being involved in team training again, which is not very helpful. And Fabio got a massive dead leg, which caused the muscle some problems. So it was no chance. He was walking now normal, but it's no chance to train until now. We hope now every day it will get better and he will be ready for the weekend. But I'm not 100% sure. Posso chiedere un aggiornamento sulla condizione fisica di Curtis Jones e Fabio Carvalho? Sì, Curtis ha avuto una trauma su un osso, ovvero la tibia, ma in questo momento sta bene, non è un problema. Lui si è allenato 2 volte e il problema fisico non è così grave come abbiamo temuto all'inizio, ma comunque non è stato in grado di allenarsi con la squadra. Per quanto riguarda Fabio Carvalho, ha avuto una botta, quindi ha anche un risentimento muscolare, faceva fatica a camminare, adesso ha ripreso a camminare, ma non è in grado di allenarsi in questo momento, quindi speriamo che possa essere pronto per il weekend, ma non sono sicuro al 100% in questo momento. Buonasera mister, ben ritornato a Napoli, Italia Mail, Canale 8. Oggi mister Spalletti ha detto di aver visto il derby con l'Everton e si è detto certo che lei abbia visto a sua volta la partita giocata con la Lazio. Che idea si è fatto di questa squadra rinnovata, molto diversa da quella degli anni passati e con tanti giovani che hanno voglia di dimostrare le proprie qualità? Grazie.
Good evening, Jürgen. Welcome back to Naples. Luciano Spalletti said in his press conference earlier that he watched the Merseyside derby against Everton and that he was able to glean some information from that. And he said he imagined that you'd also watched their game against Lazio. What have you made of Napoli, and what do you make of this rebuild and the fact they've got these new, different, a whole host of young players that are keen to show what they can do in the game? They're not all young, but they're all good. So it's a really, yeah. I'm not 100% sure, but I think not too long ago there was like a bit of a nervous situation in Napoli around when players left for different reasons. Obviously it all settled again. I'm really happy for the people here. But one player who always stayed is Zielinski, and around him you could build another team. It's really interesting project, I have to say. Good football, intense style, different approaches. So really good, I have to say. But Spalletti is a good coach, so nobody should be surprised. And he's obviously pretty relaxed about maybe some nervous things around. So probably a really good fit. That's how it looks. Sono tutti calciatori giovani, ma sono tutti calciatori molto competenti, molto bravi, quindi non sono sicuro, ma credo che qualche tempo fa ci sia stata una situazione un po' di nervosismo attorno all'ambiente qua a Napoli, perché qualche giocatore è partito, se n'è andato, ma se ho capito bene adesso le acque si sono calmate un po' e ne sono contento. Però c'è un giocatore che è rimasto sempre lo stesso, ovvero Piotr Zielinski, e credo che si possa costruire tutta una squadra attorno a lui, e credo che il progetto sia molto interessante. Giocano un buon calcio con tanta intensità e hanno diversi approcci alla gara. Spalletti è un ottimo allenatore, quindi nessuno dovrebbe essere troppo sorpreso dal fatto che lui sia rimasto molto calmo, rilassato per quanto riguarda questo nervosismo che c'era, quindi magari lui è l'allenatore perfetto per questa situazione a Napoli. Buonasera mister, Antonio Manzo, Spazio Napoli. Non è la prima volta che viene in questa città. Vorrei sapere se trova pericolosa Napoli, perché oggi l'account Twitter della vostra società ha postato un messaggio in cui ha messo in guardia i propri tifosi su eventuali pericoli in città. Si sente di tranquillizzare i suoi tifosi e dire che comunque Napoli è stata sempre accogliente, oppure ha un'altra idea? Che idea si è fatta della nostra città? Good evening. This is not the first time you've come to Naples. I wanted to know whether you consider the city to be dangerous, because today Liverpool's social media accounts put out several messages telling the fans to be wary of the city, and I wondered whether that's been your experience, whether you'd like to try and calm the fans down, or whether you consider it to be a welcoming city. That's an embarrassing question from you. You want to create headlines. I really don't understand it. You are from Napoli? Are we from Napoli? Do you think it's a dangerous city? I don't know. I don't live a normal life in Napoli. I'm protected here, go to the hotel, and now you ask me what I think about Napoli. You know exactly what people are talking about. If some supporters meet some supporters, something can happen. There's nothing to do with the city, so I don't know. But I'm not here to create headlines for you, and if you don't know what to ask anymore, that's no problem, because I would love to go to the hotel, to be honest, and just concentrate on the game tomorrow, and it looks like that you don't know what to ask anymore because of the question. Credo che lei stia cercando di cercare... Aggression. Penso che lei stia cercando di creare dei titoli. Lei è di Napoli? Lei pensa che la città sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo, io sono sempre qua protetto, tutelato, vado all'albergo con la scorta, quindi ho la sensazione che lei non sappia cosa chiedermi. E lei sa esattamente a che cosa era riferito questi tweet, questi messaggi sui social. C'è il rischio che se qualche gruppo di tifosi si scontri con un altro gruppo di tifosi ci potrebbero essere qualche problema. Però, ripeto, io non conosco la città, io non ci vivo e io non sono sicuramente qua mica per darvi dei titoli di giornale. Io sinceramente in questo momento vorrei soltanto andare in albergo perché vorrei concentrarmi sulla partita e veramente mi sembra che voi non sappiate più cosa chiedermi qua in conferenza stampa. See you tomorrow. Good night.